In questo video ci occuperemo della storia del Fire Emblem e saremo accompagnati per tutto il video da questa splendida limited edition di Fire Emblems Icos Shadow of Valencia. Alla fine del video vedremo anche qualche speculazione su che cosa possa essere il Fire Emblem in Three Houses, visto che è stato annunciato da pochissimo. Cominciamo subito con il primo gioco. Il primo gioco è Fire Emblem Shadow Dragon e il relativo remake che si chiama anch'esso Shadow of Dragon, rilasciato anni dopo soltanto sul territorio nipponico. In questo gioco il Fire Emblem è uno scudo sacro, lo scudo dei sigilli, che serve per intrappolare l'anima di un drago. Nel remake Fire Emblem Shadow Dragon il Fire Emblem è utilizzabile anche nel gioco vero e proprio e serve per aprire gli scrigni e viene dato dal Re Mart dalla principessa Rina. In questo gioco viene detto che il Fire Emblem ti costringe a un destino pieno di tristezza e malinconia, sarai per forza costretto a rinunciare a qualcosa. Il secondo gioco, che è contemporaneo a Fire Emblem Shadow Dragon, si chiama Fire Emblem Gaiden e il relativo remake, di cui abbiamo una limited qua accanto, Icos Shadow of Valencia. In questo gioco non è esplicitamente spiegato che cosa sia il Fire Emblem. Visto che siamo contemporanei a Shadow Dragon, potremmo pensare che il Fire Emblem sia lo stesso del primo gioco, ma invece io ho una mia ipotesi vera e propria. In Shadow of Valencia, i due protagonisti, Alm e Silica, hanno sulla propria mano un segno, che è una sorta di croce, potrebbe sembrare un segno fatto col fuoco. Questo segno li costringe a un futuro predestinato e importante. Il terzo titolo della serie, Mystery of the Emblem, e il relativo remake, New Mystery of the Emblem, nuovamente rilasciato soltanto nel territorio nipponico, contiene lo stesso Fire Emblem del primo gioco, cioè lo scudo dei sigilli, ma adesso esso potrà essere integrato con 5 sfere, che serviranno per amplificare e svelare il suo vero potere. Sono 5: le sfere delle stelle, le sfere della luce, le sfere della vita, la geosfera e la sfera oscura. In Genealogy of the Holy War il Fire Emblem è lo stemma della casata Valtorn ed è nominato soltanto nell'epilogo. Invece in Thracia 776 non compare proprio. In Fire Emblem Blazing Blade e Blinding Blade il Fire Emblem è il sigillo imperiale della casata Bern ed è utilizzato per sigillare il demone drago Idun. In The Sacred Stones il Fire Emblem è la pietra di grado che servì per sigillare il demone nel suo interno. Più avanti nel gioco, oltre alla pietra di grado, viene scoperta la pietra oscura. In Fire Emblem Path of Radiance e Radiant Dawn, il Fire Emblem è il medaglione di Lernan, che può essere governato soltanto dal canto degli Aironi e successivamente dal canto di Magaya. Il medaglione contiene le due parti della dea Shnera, la dea Yune e la dea Shera. Per Emblem Awakening il Fire Emblem viene definito come piedistallo delle fiamme. In Fire Emblem Fates, il Fire Emblem è la forma finale della spada Yato. La spada Yato, oltre alla forma finale, ha molte altre forme, tra cui la forma fosca, la forma nobile, la forma ardente e la forma alfa, che è quella che precede la forma omega. In Fire Emblem Three Houses non è ancora stato detto esplicitamente che cosa sia il Fire Emblem, come era molto prevedibile, però possiamo fare delle ipotesi. Intanto in Fire Emblem Three Houses sono presenti 3 casate che governano 3 nazioni, quindi è pensabile e ipotizzabile che il Fire Emblem appartenga a qualcosa di comune alle 3 nazioni. Per ora sappiamo che il monastero è comune a tutte e 3 le nazioni, visto che la religione è nazionale e non territoriale. Inoltre la dea Sotis, che appare nelle visioni del protagonista, ha una treccia composta da 3 filamenti che riprende appunto il numero 3 delle 3 casate. Di solito il Fire Emblem ha sempre a che fare con draghi, divinità o qualcosa di sacro, quindi penso che sia proprio legato alla religione. Invece se analizziamo le immagini dell'annuncio vediamo una sorta di oggetto di forma ovale, che potrebbe essere o il Fire Emblem stesso o uno scrigno che contiene il Fire Emblem, oppure un uovo da cui nasce una creatura legata al Fire Emblem, visto che in giochi precedenti sono state creature già legate a questo oggetto. Il video è concluso, speriamo di portare altri video di Fire Emblem sul canale. Intanto voi potete mettere mi piace, commentare con il vostro gioco preferito, iscrivervi al canale e seguirci su Instagram. All you need to